Ciao, in questo breve video vedremo come installare il sistema di aggiornamento automatico in modo che in futuro sarà più semplice installare gli aggiornamenti. In pratica ci sarà questo link dove si può caricare un file zip e l'aggiornamento verrà fatto in automatico. Per chi ha già installato la versione 1.1 avrà già il tasto info con le versioni. Questa è la versione 1.2 che aggiunge appunto il sistema di aggiornamento automatico. Nella versione 1.1 è stata aggiunta la funzionalità di carico e scarico, ovvero questa qui. Se noi facciamo il filtro, ad esempio ULN, abbiamo questo tasto qui in più che prima non c'era, di carico-scarico. Cliccandolo ci esce questo pop-up dove possiamo fare o lo scarico o il carico. Se faccio lo scarico con quantità maggiore a quella del magazzino, ad esempio 2, mi darà errore. Quantità insufficiente magazzino. Se faccio 1, la quantità totale va a 0. Adesso rifaccio il carico, ne carico 10 a magazzino e la quantità qui viene aggiornata istantaneamente senza riaggiornare la pagina. Ne scarico adesso 9 per riportare alla mia quantità che era 1. E questa è la versione 1.1, quindi c'è questo tasto info e questi tastini qui che prima non c'erano. Adesso ti faccio vedere come portarlo alla 1.2. E purtroppo bisogna farlo a mano e poi dalla versione 1.3 in avanti basterà caricare il file zip. Se non hai ancora fatto l'aggiornamento alla versione 1.1 puoi passare già direttamente alla 1.2 come ti faccio vedere in questo video. Adesso io mi porto alla versione iniziale 1.0 e passerò direttamente alla 1.2. La procedura è uguale anche se si ha la 1.1. Adesso ho ricopiato i file dalla versione 1.0, quindi questi qui sono quelli della versione iniziale. Se torno qui e aggiorno, non c'è più il tasto info e nei componenti non c'è il tasto carica e scarica. Questo è il file dell'aggiornamento al 1.2 che potrei scaricare dal forum. C'è un file leggimi.txt, andiamo a aprirlo e ci dice come fare ad aggiornare alla 1.2. Bisogna creare una cartella che si chiama update. Quindi qui dentro creiamo una nuova cartella che si chiama update. All'interno ci mettiamo questo index.php qui, lo mettiamo dentro e poi ci mettiamo dentro il file update.zip. Basta, è tutto qui. Adesso dobbiamo andare sul link magazzino update, perché bisogna andare a richiamare questo file qui index.php, scrivendo qui dopo magazzino update. Versione precedente sconosciuta perché il file non esisteva, che è questo, versioni. Versione aggiornata 1.2, che è quella odierna. File aggiornati, questi sono tutti i file copiati, e ha fatto anche una query nel database per aggiungere una tabella che si chiama setting per usi futuri. Se torno di qui mi trovo info con la versione, la cronologia delle versioni e la licenza. L'aggiornamento del file di licenza è solo per l'anno. Se torno nella cartella update vedrò che il file zip è stato cancellato, perché una volta fatto l'aggiornamento il file zip viene cancellato. Per gli aggiornamenti successivi basta caricare il file zip, il file di aggiornamento e avviare l'aggiornamento. Mi dice che la versione precedente era la 1.2, versione aggiornata è 1.2, quindi non ho fatto niente, nessun file aggiornato perché questi file qui sono già aggiornati. Anche il database mi dice eseguiti 0 statement, la tabella setting è già esistente. Da questa versione in poi non c'è più da fare nulla manualmente nella directory dei file, ma basterà caricare il file.zip da qui per fare l'aggiornamento. Per questo breve video è tutto, spero che ti venga utile per il tuo archivio di magazzino e noi ci vediamo e sentiamo al prossimo video. Ciao!